La prima volta che sono entrato in contatto con una teoria del complotto avevo 14 anni. Me lo ricordo bene, il libro era scritto da un inglese di grande successo ed era stato in origine pubblicato dalla più prestigiosa casa editrice britannica. Nulla lasciava supporre al me di allora, un giovanissimo appassionato di storia, che le congetture sull'antichità formulate nel corso delle pagine fossero delle colossali panzane. Ad esempio, Atlantide è davvero esistita? Le piramidi di Egitto sono più antiche di quanto crediamo? E soprattutto, perché nessuno ne parla? La conclusione dell'autore era che ci fosse una gigantesca congiura degli storici e degli archeologi per seppellire queste verità che potevano mettere in pericolo le loro rendite di posizione nelle istituzioni accademiche. Era un racconto affascinante perché il mondo si ripopolava di misteri e c'era soprattutto un colpevole preciso se ancora non erano stati scoperti. Che cosa è accaduto in seguito? No, non sono diventato complottista e aver studiato storia all'università mi ha probabilmente vaccinato contro le teorie del complotto. Oggi sono il mio principale ambito di interesse e ho creato questo progetto di divulgazione, l'Osservatorio sul complottismo, per analizzarle e per rovesciare la prospettiva da cui osserviamo questo fenomeno. Nei prossimi minuti proverò infatti a spiegarvi perché abbiamo sbagliato tutto nel modo in cui ci approcciamo alle teorie del complotto. Ma innanzitutto, che cosa sono le teorie del complotto? È una domanda semplice a cui spesso diamo una risposta altrettanto semplice. Sono quelle assurde credenze false in cui credono i matti, gli alienati, gli ignoranti. Per molto tempo le teorie del complotto sono state liquidate così, come una curiosità macchiettistica da cui si prendono le distanze per superiorità intellettuale o morale. Noi persone razionali, equilibrate, non siamo come i complottisti. Noi sappiamo distinguere il vero dal falso e soprattutto noi sappiamo riconoscere una teoria del complotto quando la incrociamo, perché fa ridere, un sacco ridere. Sapete qual è stata la vera causa scatenante della seconda guerra del Golfo nel 2003? Il dittatore iracheno Saddam Hussein era entrato in possesso di uno Stargate, un portale interdimensionale per entrare in contatto con civiltà aliene. E gli Stati Uniti sono così intervenuti per impedirgli di allearsi con gli abitanti del pianeta Nibiru e conquistare così la Terra. E poi come non menzionare il terrapiattismo, il falso allunaggio, la sostituzione di celebrità della musica con dei sosia. Tutto quello che in questi anni supponiamo di aver imparato sulle teorie del complotto è che se l'ignoranza si cura leggendo, il complottismo si cura perculandolo. Io però non ho mai incontrato un solo caso di complottista che si sia pentito delle sue convinzioni dopo essere stato ridicolizzato. Nel 1991 l'allora apprezzato commentatore sportivo della BBC, David Icke, si presenta nella trasmissione di Terry Wogan abbigliato con una bizzarra foggia turchese. Annuncia agli spettatori di essere il figlio di Dio e predice immani catastrofi naturali. Il pubblico in studio, passato il primo momento di attonito sconcerto, scoppia a ridere e lo sbeffeggia in diretta nazionale. Icke, suo malgrado, ormai è lo zimbello della Gran Bretagna. Non può più entrare in un pub senza che ridano di lui. Allora cosa fa? Va in esilio, va in Sudafrica, va negli Stati Uniti e da lì inizia a delineare spaventosi complotti orditi da una dinastia segreta che si autoperpetua al potere da millenni. Si tratterebbe di rettiliani, capaci di mutare forma e di nascondersi dietro le sembianze dei potenti della terra, dai faraoni fino a Hillary Clinton. E la sua storia potrebbe terminare qui e non ci riguarderebbe. Invece assume una piega inaspettata. Icke non predica inascoltato,
sempre più persone acquistano i suoi libri, visitano il suo sito, assistono alle sue conferenze. Il suo complottismo si mescola cultura New Age con strane dottrine esoteriche. Alcuni osservatori fanno notare con preoccupazione che ai suoi interventi si affacciano sempre di più gruppi nazisti ed estremisti e che quando parla di rettiliani sembrerebbe in realtà far riferimento agli ebrei. Icke nega ogni accusa di antisemitismo, ma il dubbio rimane. Nel 2006 Terry Wogan lo reinvita in televisione. Icke è un uomo trasformato. Ha acquisito sicurezza, eloquenza, non indossa più abiti stravaganti né farnetica di terremoti o presenze invisibili che comunicano con lui. A un certo punto dell'intervista accade l'impensabile. È Icke a farsi beffe di Wogan, perché non crede che gli attentati dell'11 settembre siano stati pianificati dal governo americano. Trascina dalla sua parte tutto il pubblico in studio che ride dell'ingenuità del conduttore. È una scena pazzesca. In 15 anni è cambiato tutto. Non importa quanto improbabili siano le affermazioni di Icke, importa quanto siano in sintonia con la sfiducia della gente nella versione ufficiale degli eventi. Credere alla buona fede degli esperti, dei politici, degli scienziati che 15 anni ormai è sinonimo di ingenuità, mentre invece contestarli a prescindere sarebbe segno di perspicacia. Insomma, una versione della realtà più contesta il sistema e più suona verosimile. È proprio questa sua postura di ribellione a conferirle un valore aggiunto. E insomma, avete capito che abbiamo un problema, perché la scena avvenuta nello studio di Terry Wogan si sta ripetendo ovunque nel mondo, ma su una scala decisamente più grande. Vi farò un paio di esempi. Nel 2018 l'ex titolare di una palestra osserva gli incendi ai boschi della California e su Facebook conclude che ad appiccarli potrebbero essere stati dei laser spaziali ebraici finanziati dalla famiglia Rothschild. Oggi quella persona, Marjorie Taylor Greene, è una delle più potenti parlamentari del Partito Repubblicano. Secondo esempio, nel 2021 l'Ordine dei giornalisti, l'Ordine dei farmacisti austriaci lancia l'allarme. Centinaia di malati Covid sono finiti avvelenati perché hanno ingerito come cura un antiparassitario per cavalli, con dosi che nemmeno un equino sopporterebbe. E gliel'aveva consigliato Herbert Kickl, che è oggi il leader del primo partito in Austria. E insomma, ma il mondo è impazzito, si è capovolto, ma intanto proviamo noi a capovolgere la nostra prospettiva sulle teorie del complotto. Incominciamo a considerarle come la porta di accesso a una visione politica sulle cose, a una vera e propria ideologia. Si inizia credendo che antichi alieni abbiano costruito le piramidi in Egitto e chissà quanto potremo rotolare giù nella tana del bianconiglio. È più facile infatti radicalizzarsi partendo da qualcosa di apparentemente leggero, di poco impegnativo. D'altronde, se sono capaci di mentire sugli UFO, chissà di cosa sono capaci. Loro, basta una sola parola per indicare al nemico, potrebbero essere capaci di tutto, potrebbero mentire su tutto e tutto quello che sappiamo potrebbe essere falso. Ma i complottisti in realtà non si riconoscono per strada, forse non meritano nemmeno questa etichetta ormai infamante che gli abbiamo affibbiato. Dicono di esercitare il pensiero critico, ed è giusto, è sano, anzi in una democrazia essere vigili, essere sospettosi, ma non quando questo si trasforma nel demone del sospetto permanente. Per non credere a niente, finiscono per credere praticamente a tutto. Gli esperti spiegano che sono i periodi di crisi a innescare le teorie del complotto. Pandemie, guerre, crisi economiche hanno fatto emergere in superficie una mentalità che sobbolliva però già in profondità nella nostra società. Però non c'è un momento preciso in cui tutto è iniziato, è stato un processo lento. All'inizio era confinato alla cultura popolare, alle sottoculture di internet, e intanto noi razionali ridevamo. E però poi pian piano si è fatto accettare, si è sedimentato. Mentre le democrazie entravano in crisi e le classi dirigenti faticavano a reagire, l'improbabile e l'assurdo diventavano improvvisamente plausibili.
E alla fine è debordato, il complottismo è fra di noi e non è una stramberia confinata ai social network. Il 6 gennaio del 2021 una folla di persone, alcune con credenze piuttosto bizzarre, ad esempio che una setta di pedofili satanisti controlli l'America e che rapisca i bambini per suggerne dal sangue un elisir di lunga vita, ha invaso il Parlamento americano. Erano state convinte che le elezioni erano state rubate. Ma bisogna capirle queste persone, mentre invocavano di impiccare il vicepresidente Mike Pence, mentre scagliavano contro le forze dell'ordine estintori, mazze da baseball, spray anti-orso, loro credevano di essere dei bravi cittadini che difendevano la democrazia, non di essere degli insurrezionalisti. Per questo sono rimasti sorpresi quando sono stati incriminati. Che cosa avevano fatto di male? E in effetti erano cittadini normali, persone comuni, rappresentanti della classe media, senza alcuna affiliazione con gruppi estremisti. Però avevano una particolarità. Quasi il 60% di loro aveva avuto problemi economici in passato. Era la paura del declassamento ad accomunarli. Il complottismo produce questa magia, crea legami di solidarietà e di comunità fra persone accomunate da una sensazione liberatoria. Aver finalmente scoperto perché esiste il male nel mondo. È colpa delle società segrete, del nuovo ordine mondiale, dei globalisti, dei rettiliani. L'aver trovato un nemico riassegna finalmente uno scopo nella vita, perché permette di ribellarsi e di non subire più il male e la casualità degli eventi. Quando hai un nemico, hai di nuovo il controllo sulla tua vita, perché se lo sconfiggi non ti farà più del male. E quindi a cosa serve ridicolizzare? Qui c'è in gioco l'intera identità di una persona, la sua visione del mondo, la sua ideologia. Tutti possiamo diventare complottisti, perché tutti possiamo perdere la fiducia in ciò che ci circonda. E quindi non si sconfigge il complottismo senza restaurare la fiducia. Ma come farlo nella vita di tutti i giorni? Gli esperti sono piuttosto divisi, anche pessimisti, e forniscono magari dei consigli che pertengono al loro campo di sapere. Così gli psicanalisti consigliano di andare in terapia, gli psicologi sociali consigliano di allenarsi a riconoscere gli inganni della mente, i giornalisti consigliano di informarsi meglio. Però questi sono tutte soluzioni individuali, quando in realtà il complottismo è un problema collettivo. Ci servono soluzioni collettive. E qui si riprecipita nel pessimismo. Come possiamo pensare di restaurare la fiducia se la politica ha nella sua natura fallimento? Come possiamo pensare di restaurare la fiducia se il giornalismo commette inevitabilmente degli errori di valutazione? Come possiamo pensare di restaurare la fiducia se gli scienziati procedono per esperimenti e ovviamente non hanno tutte le risposte alle nostre domande? Ecco, la soluzione non ci arriverà però mai dall'alto, dobbiamo costruirla dal basso, perché non possiamo imporre una verità agli altri. Non potremo mai avere una visione condivisa sui fatti. Possiamo però averla sui valori. Sapete qual è lo Stato americano che produce più energia solare ed eolica? No, non è la California, lo Stato progressista per eccellenza, ma è il Texas, che è un posto in genere associato a cowboy, ranch, pozzi petroliferi. Ecco, in Texas le energie rinnovabili sono estremamente popolari, anche se il partito repubblicano locale vuole convincerli che sono una cospirazione dell'industria green per fare profitti. Ecco, ma perché accade questo in Texas? Certo, ci sono delle ragioni tecniche, delle ragioni economiche, ma soprattutto perché i texani hanno dei valori condivisi. Anche l'allevatore di bestiame più reazionario e più negazionista dei cambiamenti climatici, che magari tiene un fuoristrada a benzina, vuole che l'acqua e l'aria nella sua proprietà siano puliti. Ecco, nessuno di noi vuole che esista il male, nessuno di noi vuole che qualcuno soffra. È su questo valore condiviso che si costruisce un mondo senza complottismo. Grazie.